Buonasera, ben ritrovati in questa nuova edizione di Filo Giallo. Ci apprestiamo ad affrontare una puntata veramente importante che non esito a definire speciale. Ci occuperemo, ve lo anticipo subito, del mostro di Firenze, ma cercheremo di non parlarne in maniera generica, di non limitarci ad una generale ricostruzione dei fatti, lunghi, come sappiamo, più di 10 anni della catena omicidiaria del mostro. Al contrario, faremo riferimento ad alcune impronte che provengono direttamente da alcuni dei luoghi dei delitti, in particolar modo uno dei luoghi degli omicidi, e ci domanderemo quanto queste impronte presenti in archivio potranno risultare risolutive per cercare di approdare dopo così tanti ormai decenni ad una verità giudiziaria. E ne parleremo in compagnia di un ospite che è già venuto a trovarci, un ospite prezioso che da più di 10 anni si dedica certosinamente all'esame, all'analisi di tutti i documenti abbondantissimi che sono stati prodotti fuori e dentro le aule giudiziarie in riferimento ai delitti del mostro di Firenze. Antonio Segnini, che è stato anche autore di un, a mio avviso, fondamentale libro per quanto riguarda il mostro di Firenze. Ciao Antonio, ben trovato, è sempre un piacere averti qui con noi in collegamento. Ciao a te Gabriele. Allora, partirei, Antonio, dall'avanzare qualche chiarimento a proposito di queste impronte. Un anno fondamentale è stato il 2016, soprattutto i mesi di luglio e di settembre, perché si sono fatti dei confronti che, pur avendo avuto un esito o degli esiti negativi, comunque in funzione di esclusione di determinate persone che non hanno sicuramente almeno lasciato queste impronte, sono stati confronti molto importanti. Certo, non è stato possibile escludere del tutto il coinvolgimento di tali persone che poi andremo a nominare dai delitti, però è già un'indicazione molto importante. Partirei, Antonio, dal mettere in risalto in particolar modo una delle scene del delitto, prima di arrivare all'anno 2016, quella del delitto di Vicchio. Siamo nel 1984, le vittime furono Pia Rontini e Claudio Stefanacci, proprietario dell'automobile. Ecco, la scena del crimine in questo caso è particolarmente importante per delle impronte papillari e non solo che sono state rinvenute sull'automobile. Ti lascio quindi lo spazio, Antonio, per una piccola introduzione a questo proposito, poi parleremo del 2016, del 2017 e cercheremo di capire se anche altre scene del crimine possano essere utili per appunto il nodo delle impronte. Prego, Antonio. Sì, allora agli atti non esistono molte impronte digitali. Io sento l'audio che mi ritorna. Ah, ok, allora chiediamo alla regia, ecco, dovrebbe essere risolto il problema del ritorno? Sì, non esistono molte impronte digitali agli atti e le più importanti si sono rivelate quelle sulla cornice superiore del finestrino della Panda dei ragazzi di Vicchio. Lì vennero trovate due serie di impronte, 3 e 2, che risultarono parziali e non idonee a confronti con le impronte memorizzate nei database informatici che già all'epoca cominciavano a essere presenti. E perché erano troppo parziali, erano piccole parti. Sappiamo che per avere un risultato interessante per un'impronta ci deve essere in questa impronta una serie minima di cosiddette minuzie che possono consentire un confronto positivo o negativo con un'altra impronta o con una serie di impronte. In questo caso ce n'erano molto pochi. Ecco, è importante stabilire se quelle impronte furono lasciate o no dall'assassino. A mio giudizio non ci sono dubbi. Quelle impronte furono lasciate dall'assassino nell'atto di sparare. Lui lasciò, oltre a quelle impronte in alto papillari, anche due impronte ovalari sulla portiera e di ginocchia, sono impronte di ginocchia che già all'epoca erano state valutate per calcolare una presunta altezza. Ecco, io ho ricostruito la scena del crimine e il personaggio, secondo me, era, quando sparò ai ragazzi che erano nel sedile posteriore, era con le ginocchia attaccate alla portiera,
con la mano destra avvinghiata a questa cornice che aveva il finestrino infranto, per cui aveva la possibilità di prenderla, e con la mano sinistra sparò verso sinistra. Ecco, forse si può magari mandare Ecco sì, quell'immagine infatti chiedo ricostruttiva della macchina alla rossa, che c'è regia, dovrebbe, ecco, dovrebbe essere disponibile anche proprio un'immagine che tu ci hai messo a un'immagine disposizione. Eccola qua, ricostruttiva, ecco qui. eccola. Questo facciamo conto che è l'assassino che dopo aver sparato un primo colpo da fuori, infrangendo il finestrino, mette la mano dentro e spara i restanti colpi con la mano dentro. Infatti i bossoli vennero trovati dentro. Come si vede, in questa posizione lui ha le ginocchia attaccate alla portiera, i piedi alzati e la mano destra che è avvinghiata alla cornice superiore del finestrino. Ecco, e lì evidentemente nell'azione omicidiaria lui sparò diversi colpi, spostò la mano, lasciò due serie di impronte, 3 e 2. Ecco, ora di queste impronte, che per anni sono rimaste lì inutilizzate, venne fatto un certo utilizzo nel 2016 e non so se è il momento di parlare di quello. Direi proprio di sì, peraltro questo argomento è stato protagonista anche di una recentissima intervista che tu hai rilasciato al venerdì di Repubblica, un'intervista a firma Marco Cicala. Sì, direi, Antonio, di arrivare proprio al 2016, prima al mese di luglio, perché proprio sulla base di questa impronta, di una delle impronte sulla macchina di Vicchio, che non era, diciamo, così tanto incompleta, così tanto priva di minuzie per il confronto, effettivamente un confronto fu fatto, e fu fatto con una certa rosa di nomi, di persone di cui erano disponibili le impronte. Penso a Piero Pacciani, penso a Mario Vanni, ma anche a Vigilanti e ad altre. Ecco, allora partiamo da luglio del 2016, perché poi nel mese di settembre ci fu un'integrazione, se così possiamo dire, del confronto. Un'altra persona legata nella ricostruzione di molti ai delitti del mostro di Firenze venne, diciamo, esclusa come possibile individuo che ha lasciato quelle impronte su quell'auto. Prego Antonio, allora sì, direi di partire proprio dal 2016, dalla prima fase dei confronti del 2016. Ecco, questa serie di esami venne disposta dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta che riguardava Giampiero Vigilanti. Questo esame contava sul fatto che, pur essendo impossibile un confronto di queste impronte con le altre contenute nei database della scientifica, perché troppo parziali, però potevano essere idonee per un confronto diretto. In pratica, prendo l'impronta parziale, ho una serie di impronte di sospettati, faccio un confronto visivo uno a uno e posso, in base alle poche minuzie che io ho nell'impronta parziale, vedere se quelle poche minuzie sono o non sono nelle impronte dei sospettati e in questo caso escludere o includere. Ecco, questa è la possibilità. Allora, la Procura mandò chiese alla scientifica di verificare questa possibilità con una serie di sospettati, che erano Pietro Pacciani, Mario Vanni, Francesco Vinci, Salvatore Vinci, Giampiero Vigilanti, il suo medico, mi sembra, no, forse Fiesoli, adesso non ricordo, ma insomma, gli importanti sono questi, Sì. e in più Giancarlo Lotti. Ecco, ora, questi personaggi, la scientifica non aveva di tutti le impronte. Le impronte gli mancavano, vediamo un po', adesso scusatemi, prendo un attimo il documento. Ecco, erano Pacciani, Vanni, Vigilanti, Vinci, Fiesoli, Vinci Francesco, Vinci Salvatore e Giancarlo Lotti. Mancavano le impronte di Giancarlo Lotti, di Giancarlo Lotti, di Caccamo che era il medico di Vigilanti, ecco, me l'ero dimenticato. Mancavano le impronte di Caccamo, di Giancarlo Lotti e di Salvatore Vinci. Delle impronte che c'erano, cioè Pacciani, Vanni, Vigilanti, Francesco Vinci e Fiesoli, il confronto risultò negativo. Cioè questo confronto diretto escluse che quell'impronta sulla Panda fosse di Pacciani, Vanni, Vigilanti e così via. Di Francesco Vinci si può anche lasciar perdere perché al delitto di Vicchio era in carcere. È molto importante che fosse risultato negativo per Vanni e Pacciani, perché secondo la verità giudiziaria
a sparare quei colpi dentro la Panda sarebbe stato Pacciani. Ricordiamoci che la sentenza che condannò Vanni e Lotti tirò fuori proprio questo risultato, cioè Lotti aveva raccontato di aver visto Pacciani che sparava e Vanni che tagliava, insomma. Però quegli spari sarebbero dovuti essere stati effettuati da Pacciani, ma quell'impronta non era di Pacciani. Allora qui ci si può chiedere, no, ma quell'impronta potrebbe averla lasciata qualsiasi altra persona. Io ho Ecco, fatto, prego. infatti, proprio a questo proposito mi preme anche sottolineare che la tua idea, la tua convinzione per cui queste impronte siano state lasciate proprio dal mostro in sede di omicidio sono strettamente legate, credo, anche alla ricostruzione che tu fornisci dello stesso omicidio di Vicchio. Per chi non lo sapesse, in ascolto tu hai dedicato grande impegno, grande cura anche proprio alla singola ricostruzione dei vari delitti, da cui hai anche desunto delle caratteristiche fisiche e non solo dell'aggressore. E quindi volevo proprio chiederti, infatti, Antonio, un'obiezione che potrebbe esserti sollevata, immagino che ti sia già stata sollevata molte volte, ma noi come facciamo ad essere sicuro che quelle impronte, tanto delle ginocchia quanto delle mani, siano effettivamente state lasciate dal mostro di Firenze? Lo sappiamo, molte delle scene del crimine in quegli anni non venivano congelate, venivano inquinate e erano di fatto accessibili a moltissime persone. Però inizierei da questo punto di vista ricordando che a rinvenire l'auto del povero Claudio Stefanacci fu un amico di famiglia, Piero Becherini, che nella notte fu svegliato dai familiari dei due ragazzi per partecipare alla ricerca. Ecco, per quanto ne sappiamo, dopo che cosa accadde, possiamo essere ragionevolmente certi del fatto che questa macchina non sia stata appunto inquinata a livello di impronte? Beh, allora, innanzitutto dobbiamo prendere atto del fatto che quelle impronte, sia le ovalari di ginocchia, sia le digitali, sono ben compatibili, come abbiamo visto, con un assassino che sparava. Detto questo, possiamo dire che le impronte ovalari di ginocchia che danno una persona alta 1,80 m circa, ragionevolmente da chi sono state lasciate? Nessuno si mette con le ginocchia accostate a una portiera, non c'è motivo. Diciamo che certezze non ce ne sono, però ragionevoli certezze sì. Quelle impronte di papillari sulla cornice, anche quelle, chi può avercele lasciate? Allora, se noi pensiamo all'azione omicidiaria, abbiamo per esempio la sentenza di primo grado di condanna di Pacciani che presume che quelle impronte possa averle lasciate, no, dei compagni di merende, presume che quelle impronte possa averle lasciate un complice che aveva aperto la portiera, ma la portiera si apre con la maniglia, non si apre con la mano lassù, per esempio, no? Sì. Poi potrebbero essere state lasciate dai soccorritori che scoprirono la macchina, però i verbali ci dicono che nessuno di loro si avvicinò alla macchina, nessuno toccò la macchina. Potrebbero essere state lasciate dai carabinieri che per primi, dopo i soccorritori, prima della scientifica, arrivarono sul posto. Anche questo potrebbe essere vero, però è abbastanza improbabile che dei carabinieri, insomma, che fanno un lavoro che sappiamo bene qual è il loro mestiere, non credo che fossero andati lì a tocchicciare la macchina prima che arrivasse la scientifica. Quando arrivò la scientifica rilevò queste impronte, potrebbero essere delle vittime, anche quello. Le impronte delle vittime vengono rilevate per poter escludere le impronte che si vengono trovate sulla scena del crimine. Per cui se la scientifica, quando prese quelle impronte, non parlò di impronte delle vittime è perché aveva fatto un controllo. Per cui direi che ragionevolmente si possono attribuire quelle impronte all'assassino. Non posso dire con certezza, ma ragionevolmente sono dell'assassino. Non essendo di Pacciani, per esempio, possiamo dire che questa è una bella cosa, è una notizia grossa, una notizia molto importante, perché questo farebbe cadere il castello che è stato costruito sulla verità giudiziaria. Un altro elemento importante, non so se vogliamo già arrivare a quelle che mancavano. E direi allora di chiosare un attimo prima su questo tuo ragionamento, su queste tue riflessioni. Vorrei introdurre, poi arriviamo anche al 2017 e parleremo soprattutto di coloro e in particolare di una persona che manca all'appello per quanto riguarda i confronti. Però vorrei introdurre nel nostro discorso anche la figura di un perito poi diventato molto celebre anche in relazione ai fatti del mostro di Firenze, il dottor De Fazio che fece una
perizia che aveva molto da dire a proposito dell'altezza del mostro. Però vorrei ancora chiederti, ecco, e mettere in luce un aspetto che secondo me è fondamentale, perché tu, a partire da questa tua ricostruzione, hai avanzato anche una riflessione importantissima sulla mano, sul braccio che l'aggressore utilizzò per sparare. Ecco, su questo cosa possiamo dire? Possiamo dire che se quelle impronte sulla cornice sono le impronte della mano che non teneva la pistola, dobbiamo dire che la pistola era tenuta dalla mano sinistra, perché quelle impronte erano in mezzo alla portiera, in mezzo alla cornice. Non so se può far vedere la fotografia originale della Sì, scientifica, ecco, vede facciamola che quelle subito, impronte, mostriamola, eccola ecco, qua. sopra, andiamo sopra. Ecco, piano piano si sta Ecco, quelle disvelando. sotto sono quelle di Eccole ginocchia, qua. in mezzo ci sono delle impronte di sangue, e sopra ancora, no? Bisogna andare sopra alla cornice, sopra ancora, sopra. Ecco, Ecco, cominciano a venire fuori le impronte che sono le impronte papillari A e B. Ecco, lì sono due zone, in A ce ne sono, mi sembra, tre e in B ce ne sono due, dove si attaccò l'assassino. Ora è logico che se l'assassino, che doveva sparare a sinistra perché i ragazzi erano dietro, non certo. poteva aver messo lì la mano sinistra, si sarebbe intrecciato con la mano destra. È chiaro che se lui avesse tenuto la pistola nella mano destra, si sarebbe attaccato con la sinistra, ma a sinistra, al montante della mano, o eventualmente al vertice della cornice insieme al montante, ma non in mezzo, perché altrimenti si sarebbe intrecciato le mani. Per cui questa posizione ci dice che l'assassino era mancino, non ci sono dubbi. Lo sparatore era mancino, diciamo lo sparatore, ecco, diciamo lo sparatore. Poi ci sono molti altri indizi di uno sparatore mancino, di uno che tagliava sia con la mano destra che con la mano sinistra, ma non è questa la sede per esaminarli. Nel mio libro ci sono numerose discussioni, numerose argomentazioni. Ecco, ora qui bisogna dire che tra i personaggi che erano alti 1,80 e erano mancini, ce n'è uno le cui impronte non vennero controllate. E vabbè, questo possiamo poi dirlo dopo se vuoi. Sì, ecco, il nome, chiaramente coloro che seguono il tuo lavoro da tanto tempo già lo conoscono, ma ci arriveremo perché manca all'appello appunto per quanto riguarda il confronto delle impronte. Ma venendo invece all'anno successivo, al 2017, ricorderei che sono stati tentati, sono stati azzardati degli altri confronti che però stavolta facevano riferimento in particolar modo ad un'altra scena del crimine, quella degli scopeti, dove vennero, ecco, rinvenuti dei guanti che alcuni ipotizzarono potessero essere ricondotti all'assassino, e poi anche la macchina dei ragazzi che però quando vennero assaliti, lo ricordiamo, si trovavano nella tenda che, come tu giustamente prima ricordavi, venne squarciata, venne tagliata. Ecco, per quanto riguarda il delitto degli scopeti, quindi siamo nel 1985, non è stato però possibile trarre da queste impronte fortemente incomplete, fortemente manchevoli appunto sul piano della completezza delle conclusioni solide. Su questo cosa possiamo dire? Possiamo dire che purtroppo le impronte che vennero ritrovate sulla scena del crimine di Scopeti non erano idonee neppure a confronti diretti, perché erano troppo poco definite, addirittura anche prive di minuzie, perché erano sfocate, insomma, per cui la scientifica non le poteva utilizzare. Solo due impronte tra quelle esistenti all'atti furono ritenute idonee a confronti, quella che ho detto della Panda di Vicchio e un'altra che venne trovata su una bottiglia di whisky di Sì. una prostituta uccisa, mi sembra Giuliana Giuliana Monciatti. Monciatti, Giuliana assassinata nel Monciatti. 1982. Ecco, questa prostituta si disse già all'epoca che quattro prostitute che vennero uccise in quegli anni, negli anni in cui il mostro uccideva, fossero state uccise proprio dal mostro. Ora, il mio parere, studiando tutte le varie situazioni, a mio parere io sono dell'idea che le prime due furono uccise dal mostro di Firenze, effettivamente, per tutta una serie di ragioni, le altre due no. Ma questa Giuliana Monciatti, che è la prima delle quattro, fu uccisa secondo me dal mostro di Firenze e questa impronta che venne rilevata su una bottiglia di whisky risultò idonea a confronti diretti. Purtroppo però risultò compatibile con le impronte della vittima.
erano state prese le impronte alla vittima, la scientifica fece nel 2016 questo confronto e risultò che quell'impronta era della vittima, per cui la possiamo escludere. Certo. Ecco, e allora Antonio Sennini, adesso dobbiamo andare in pubblicità soltanto per pochi minuti, poi torneremo e riprenderemo le redini di questa trasmissione facendo riferimento a coloro che non è stato possibile finora, e ci tengo a sottolineare questo termine, finora, sottoporre ad un confronto con la speranza che si possano recuperare, che siano ancora disponibili le impronte di questi individui, in particolar modo di un individuo, e che si possa quindi arrivare ad un confronto. Questa è una battaglia che mi sento di sposare pienamente, nulla deve restare intentato, ci sono ancora molte famiglie, molti anche semplicemente appassionati che giustamente rivendicano una verità giudiziaria che finora non c'è stata, o se c'è stata è stata molto fumosa, avvolta, come dire, da una coltre comunque di dubbi, di sospetti ulteriori che in alcuni casi purtroppo hanno anche disintegrato, distrutto la vita di persone innocenti, e questo è inaccettabile in uno Stato di diritto. Di questo parleremo a brevissimo. Antonio, ti chiedo di restare in attesa soltanto per pochi minuti, e lo chiedo ovviamente anche a voi che siete in ascolto. Pochi minuti di pubblicità, subito dopo ancora qui con Antonio Sennini per la seconda parte di Filo Giallo. A tra pochissimo. Ben ritrovati in questa edizione di Filo Giallo, siamo ancora in collegamento con Antonio Sennini, proseguiamo nel nostro dibattito, nella nostra discussione relativa ai delitti del mostro di Firenze, alle impronte che speriamo possano risultare una buona volta risolutive. Ancora ben trovato ad Antonio Sennini. Buonasera. Volevo concludere un attimo il tuo discorso sulla perizia De Fazio. Sì, prego. Con questo avvertimento che De Fazio, in base a quelle impronte ovalari di ginocchia, aveva calcolato un'altezza dell'assassino di 1,80 m circa, anche più. Bisogna dire però che De Fazio si era trovato un po' così a disagio, perché quelle impronte ovalari non è vero che indicavano un assassino alto 1,80 m, ma facendo bene i conti l'assassino sarebbe stato alto 2 metri e più. Soltanto che De Fazio non aveva tenuto conto della possibilità che l'assassino si fosse alzato sulle punte, come io ho fatto vedere in quella E qui ricostruzione. chiedo, ecco, vediamo di nuovo la foto, infatti qua vediamo il soggetto proprio sulle punte, come secondo te Ecco, si trovava lo sparatore? cioè si è avvicinato alla portiera alzando le punte dei piedi e ancorandosi con la mano e con le ginocchia. Si può provare, è una posizione assolutamente stabile e dà anche la possibilità di alzarsi e abbassarsi con il sedere per calibrare bene l'altezza del braccio. Ecco, detto questo, si può passare al discorso delle impronte mancanti, E perché c'è un infatti, fatto molto importante. Puoi spiegare tu? Spiega. dunque, innanzitutto per riallacciarmi un po' anche a quello che abbiamo detto prima, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, abbiamo fatto i nomi di coloro con cui è stato possibile procedere ad un confronto. Nel settembre, sempre del 2016, il confronto fu fatto, come giustamente accennavi prima, anche con Salvatore Vinci. Per chi conosce insomma la storia o le storie legate al mostro di Firenze, parlare di Salvatore o di Francesco Vinci significa fare per antonomasia riferimento a quella che viene chiamata solitamente pista sarda, una pista che peraltro ancora oggi ha molti sostenitori. Però manca il confronto con le impronte di un personaggio su cui tu, per usare un eufemismo, ti sei concentrato, in realtà hai dedicato veramente un'attenzione scrupolosa e immane a questa figura. Faccio riferimento a Giancarlo Lotti, e qui ti lascio la parola per una riflessione su questo, ma anche per un eventuale monito affinché appunto si proceda invece ad effettuare un confronto. Ecco, farei questa premessa che quando le impronte quando l'incarico venne dato alla scientifica con un elenco di personaggi sospettati, la scientifica non fece altro che andare nel suo database a cercare le impronte di questi sospettati e le trovò tutte, escluso Salvatore Vinci, Giancarlo Lotti e Caccamo, il medico di vigilanza. Queste tre non c'erano nel database, per cui il primo risultato che la scientifica dette escludeva il confronto con questi tre personaggi. Allora cosa successe? Che qualche mese dopo
la scientifica si vide recapitare le impronte di Salvatore Vinci, che mancava. Come vennero trovate queste impronte? Evidentemente non erano mai state inserite nel database, però esistevano in forma cartacea, diciamo così, nella caserma dei carabinieri di Borgo Ognissanti, che l'aveva arrestato nel 1986, quando venne poi mandato in Sardegna e processato per il presunto omicidio della moglie Barbarina Steri. Queste impronte esistevano in formato cartaceo dai carabinieri. Però quando la scientifica comunicò l'esito di questi esami, ricordò alla procura che mancavano ancora le impronte di Giancarlo Lotti e di Caccamo. Ecco, io ho la storia di questi confronti che mi si esaurisce qui, per i documenti che io ho in mano. Cioè non sembra che sia stato mai effettuato un confronto con le impronte di Giancarlo Lotti. Direi Caccamo escludiamolo, perché insomma non ritengo che possa essere veramente sospettabile di essere stato il mostro di Firenze. Ecco, questo confronto con le impronte di Lotti non è stato ancora fatto perché la scientifica ha detto che appunto queste impronte non erano disponibili nel suo database. Io mi domando, ma perché se vennero fornite le impronte di Salvatore Vinci non vennero mandate anche quelle di Giancarlo Lotti? Allora, se noi andiamo a vedere la verità giudiziaria, Giancarlo Lotti non dovrebbe essere stato quello che ha sparato, perché lui faceva il palo, stava lontano. Io non so, magari la procura ha ritenuto inutile farsi, non so, andare a recuperare queste impronte, però se aveva dato il nome tra quelli da controllare, mi sembra strano che non abbia anche tentato di trovarle queste impronte. Ma esistono le impronte di Giancarlo Lotti? Io non lo so se esistono, io penso di sì, perché Giancarlo Lotti è stato per mesi mi stai sentendo? Sì, sì, ti sento molto bene, molto bene. È stato per mesi, per anni al programma di protezione. È stato arrestato, insomma, è stato al programma di protezione. Poi è stato in carcere per un paio d'anni. E allora io ho anche fatto una richiesta al sito della Polizia di Stato per chiedere se mi potevano dire, io non ho fatto i nomi, però se in casi di questo genere le impronte si prendono. Non mi hanno dato certezze assolute, dice dipende dall'epoca, dice però ragionevolmente si Sono state prendono, acquisite. sono state acquisite. Allora, possono essere state perse, ma succede di tutto, no? In questa storia potrebbero anche essere state perse, ma io non ci credo. Cioè, secondo me le impronte di Lotti da qualche parte ci sono. Ora, se quelle impronte dessero un risultato negativo, come le altre di Mario Vanni e Pacciani, questo sarebbe un ulteriore colpo alla verità giudiziaria, perché allora insomma questi tre compagni di merende, nessuno di loro ha sparato, l'unica sarebbe rifugiarsi nella possibilità che quell'impronta non fosse del mostro, ma fosse un'impronta lasciata da qualcun altro. Però io insomma ho fatto un video che tu hai visto, Sì, dove vado a prendere in esame tutte le varie possibilità che invito anche i nostri ascoltatori a vedere, è molto accurato. sul il mio canale che si chiama Quando sei con me il mostro non c'è, è un video che si chiama Le impronte di Lotti, mi sembra, o qualcosa del genere. Ecco, insomma, il fatto che non fossero né di Vanni né di Pacciani è già un certo colpo. Uno potrebbe dire non le ha lasciate il mostro. Facciamo l'ipotesi che vengano confrontate quelle di Lotti e che risultassero negative anche quelle. A questo punto si può continuare a dire non sono le impronte del mostro, e c'è quella possibilità, l'un per mille potrebbe essere. Ma se invece risultasse positivo il confronto, cosa dovremmo dire? Potremmo dire due cose. Ecco, O che quali scenari si aprirebbero? Vediamo si bene questo aprirebbe un punto. primo scenario che è quello di Lotti, che era un compagno di merende un po' più compagno di quello che volle sostenere, cioè nel senso che lui disse che aveva fatto il palo, ma invece si potrebbe scoprire che aveva sparato anche lui. A dire il vero, lui già aveva detto che aveva sparato a Giogoli, ma in un modo assolutamente non credibile, Poi su tant'è vero pressione che del Pacciani disse, sì, ma poi ecco, disse sparò come imbambolato, ma invece quei colpi erano due colpi dalla fiancata destra, erano precisissimi. Uccisero il povero ragazzo Moro, Horst, lo uccisero sul colpo e come la raccontò Lotti non poteva essere quello, era una bugia.
Insomma, però potremmo avere uno scenario in cui Lotti risulterebbe più compagno di merende di quel che aveva voluto sembrare. Ma si potrebbe aprire anche un altro scenario, e che è quello che io ritengo sia il più verosimile, che Vanni e Pacciani, che nessuno mai vide sulla scena del crimine, ma è che fu solo Lotti che disse che c'erano, erano innocenti e l'unico colpevole era proprio lui. E qui Cioè direi, quello... direi che siamo Prego. proprio arrivati, come dire, un po' al cuore della tua ricostruzione. Ma a questo proposito, io so perché seguo insomma anche un po' il dibattito, tu sei sempre aperto anche a rispondere a chi ha visioni diverse, a chi ti oppone delle considerazioni antitetiche rispetto alle tue, e questo anche secondo me è come dire, una caratteristica da apprezzare, di certo da non dare per scontata. Lotti, appunto Giancarlo Lotti, la tesi di Lotti come unico mostro di Firenze, che implica ovviamente l'innocenza di Vanni e di Pacciani. Però molti potrebbero dirti, molti ti hanno detto, ne abbiamo già parlato, ma come Lotti che inseguiva gli alieni, secondo alcune chiacchiere di paese, Lotti il Katanga, colui che era disposto a farsi umiliare da tutti in cambio di un piatto di minestra. Ecco, è molto difficile scalfire i pregiudizi che tutti noi, bene o male, ci facciamo sulle altre persone, però per quanto riguarda questo tipo di ritratto che tende appunto a dipingere Lotti sempre come il meno compagno tra i compagni di merende, cioè il più ingenuo, il più bonaccione in fondo, secondo te dà troppo per scontato? Beh, allora noi stiamo scontando, diciamo, 30 anni di pregiudizi. Tutto è nato quando Lotti è emerso in sede di giudizio. Scusa, quando Lotti è emerso in sede di giudizio, l'impostazione che la difesa Vanni ha ritenuto opportuna per difendere il suo assistito è stata quella di considerarlo innocente, diciamo un personaggio di basso livello che per stupidità, per indigenza, si era lasciato trascinare in questa storia e aveva accusato ingiustamente Vanni e Pacciani, e lui stesso non c'entrava nulla. Ecco, io invece ritengo che una persona che si accusa di qualcosa di grave, che lo porta verso un quasi ergastolo, ricordiamoci che Lotti è stato condannato a 26 anni di Sì. carcere, perché lo fa? Io ho l'impressione che la prima ipotesi che uno deve fare è che lo fa per non dover confessare il peggio. Cioè Lotti accusò Vanni e Pacciani di aver ucciso mentre lui faceva il palo. Lui sperava di cavarsela con poco, questo bisogna dire, no? Però le cose non gli andarono bene e alla fine si prese 26 anni anche lui. Ecco, lui non fece un ragionamento, probabilmente se fosse stato più intelligente avrebbe fatto un ragionamento diverso, ma insomma fece quello che riuscì a fare. Lotti venne controllato, venne fatta una perizia da due esperti, Fornari e Lagazzi, che lo giudicarono un personaggio di non eccelse capacità intellettive, ma molto scaltro. Cioè un personaggio che non era intelligentissimo, ma quella poca intelligenza che aveva la sapeva usare benissimo. Loro addirittura lo descrissero come un possibile serial killer, aveva tutte le caratteristiche del serial killer, lo dissero in dibattimento. Leggendo la loro perizia si scopre che Lotti era un personaggio che cercava di nascondere qualcosa di se stesso e aveva una sua strategia difensiva, che naturalmente era una strategia difensiva che da certi punti di vista poteva anche sembrare ingenua, ma comunque aveva una sua strategia difensiva e aveva soprattutto qualcosa da nascondere. Ma anche andando a ascoltare le udienze, è vero che Lotti raccontò un sacco di fandonie, ma lui raccontò quelle fandonie perché? Perché non aveva visto niente o perché aveva visto troppo e non voleva che si scoprisse che aveva visto troppo. Questa è la domanda che bisognerebbe porsi. Cioè, in questo momento, quello che io dico è bisognerebbe prima di tutto tirarsi fuori da questo pregiudizio che da 30 anni costringe a vedere la verità giudiziaria, una verità alternativa a quella giudiziaria, come una verità che vede Lotti innocente. Liberiamoci di questo pregiudizio e cominciamo a guardarlo da un altro punto di vista per vedere cosa si ottiene, che scenario si ottiene. Io, che ho ricostruito puntigliosamente questo scenario nel mio libro,
E io sono giunto a una conclusione ben diversa. Secondo me l'assassino era lui. Aveva anche delle caratteristiche che si sposavano perfettamente alla figura che presumibile del mostro, fisiche, altezza, mancinismo e anche psicologiche. Cioè il mostro non era un maniaco sessuale, era un personaggio paranoico che uccideva per rabbia e divertimento. Lotti non era un maniaco sessuale, era una persona che ce l'aveva con il mondo, perché il mondo ce l'aveva con lui, questo pensava lui. Era un personaggio così bistrattato, poco disprezzato. Secondo me lui trovò in questa sciagurata carriera di serial killer un riscatto sciagurato alla sua condizione misera, di persona misera. Peraltro, Antonio, mi permetto di aggiungere anche un'altra caratteristica che forse può tornare utile a questo nostro dialogo. Un personaggio bistrattato, un personaggio abituato anche a vivere per lunghissimi periodi della sua vita nella più totale solitudine. Chiaramente nella solitudine forse certe caratteristiche si possono occultare meglio. Forse colei che spezzò per un breve periodo la solitudine di Giancarlo Lotti fu la nipote di Mario Vanni, la Bartalesi, che poi venne ascoltata in tribunale, e proprio su Lotti, sulle sue attitudini, sul suo carattere e anche un po' sulla sua predisposizione o sulla sua difficoltà, ecco, sessuale ebbe molto da dire. Peraltro l'udienza in questione, dove parla la Bartalesi, è disponibile su YouTube. Invito chi è all'ascolto, insomma, ad ascoltarla, perché può essere utile, può essere rilevante. Da questo punto di vista, credi che le parole della Bartalesi aggiungano qualcosa alla conoscenza o alla ricostruzione della figura di Giancarlo Lotti? Io direi di sì, cioè la Bartalesi conobbe Lotti nel 95, teniamo conto di questo fatto. Conobbe un personaggio che era distante ormai 10 anni dal momento dell'ultimo delitto, però descrisse un personaggio molto inquietante, diciamo inquietante. Cioè lei disse che secondo lei lui aveva qualcosa che voleva dire ma che non se la sentiva di dire. Era come se avesse qualcosa sulla coscienza, no? Qualcosa. Poi raccontò anche che aveva difficoltà a avere rapporti sessuali. È ben noto che anche da quello che raccontò una prostituta, che Lotti non era molto capace di interfacciarsi con il sesso femminile, sia da un punto di vista fisico, ma anche, diciamo così, sentimentale. Lui non ebbe mai una ragazza. Le sue uniche esperienze furono con prostitute. Cioè, diciamo che Lotti aveva una miscellanea di elementi fisici e psicologici che lo collocano, secondo me, abbastanza facilmente all'interno di un profilo che si ricava dal comportamento del serial killer noto come Mosso di Firenze. E l'unica cosa, appunto, che le persone faticano a capire è, dicono, com'è possibile che lui, che non era una cima, abbia tenuto in scacco le forze dell'ordine per tutto quel tempo. Allora bisogna dire che prima di tutto non è vero che lui non era una cima, ma non era nemmeno stupido. La perizia Fornagliagazzi ce lo dice in modo inequivocabile, al di là delle voci di paese, in paese la gente chiacchiera, soprattutto quando trova qualcuno, un giornalista che vuole sapere le cose, questi si lasciano andare e ti dicono quello che vuoi, no? C'è il Certo. discorso di Lotti scemo, e allora Lotti, lo so io, altro che si esagera sempre di più. Si va a leggere la perizia Fornari Ragazzi, si scopre una verità completamente diversa. E poi c'è il fatto appunto che Lotti, che le forze dell'ordine di errori ne fecero tanti. Teniamo conto di un fatto che per anni sono andate dietro alla pista sarda che si è dimostrata una pista fallimentare. In quegli anni lì il mostro ha agito, secondo me, indisturbato. Teniamo presente, per esempio, ma solo a titolo d'esempio, che nell'83 ci fu un testimone che vide una 128 rossa, purtroppo il verbale non riporta se era berlina o coupé, e Lotti aveva una coupé, disse di aver visto una 128 rossa targata a Firenze accanto al furgone dei poveri ragazzi tedeschi la mattina del delitto. Su questa 128 non è stata fatta nessuna indagine. Io Ecco. penso che se fosse stata fatta un'indagine su questa 128, probabilmente noi oggi non saremmo qui. E
Questo per quanto riguarda appunto la figura di Lotti è un discorso, come dire, che blinderei. Sono molto contento di averlo affrontato. Ma a proposito di pista sarda, vorrei riportarti un po' indietro nel tempo, al 1968, data che ovviamente fa saltare sulla sedia ogni mostrologo, perché è la data del primo delitto che viene incluso nella serie del Mostro di Firenze, perché l'arma da fuoco, la calibro 22 utilizzata, è stata a quanto risulta la medesima anche per i delitti successivi. Ma nel 1978 non ci fu soltanto l'omicidio di appunto Antonio Lobianco e Barbara Locci, ci fu anche un altro fatto che, come moltissimi fatti avvenuti, come dire, nell'area più o meno di Firenze o comunque in Toscana, hanno dato poi adito a tantissimi sospetti, perché ci troviamo appunto di fronte forse alla più clamorosa vicenda di cronaca giudiziaria mai realmente conclusa. Faccio riferimento a quello che passò alla storia come il fattaccio del Galluzzo. Ecco, ti va di spendere qualche parola anche a questo proposito? Ci troviamo innanzitutto di fronte ad un tentato omicidio. Perché questo accadimento potrebbe avere qualcosa a che fare con i delitti del Mostro di Firenze nella ricostruzione di molti? E questa è una questione un po' delicata, in questo senso che bisognerebbe fare un po' un ragionamento. Allora, il ragionamento deve partire dal presupposto che i delitti, il delitto, il doppio omicidio del 68 fu compiuto dai sardi, dal marito insieme a dei complici, mettiamola così, facciamola in breve. Quella pistola poi ricomparve nelle mani del mostro di Firenze, che potrebbe essere uno di loro, potrebbe essere invece un personaggio a loro sconosciuto. Ecco, questo collegamento non fu fatto subito, cioè al primo delitto del 74 non ci si accorse che quella pistola aveva sparato anche nel 68, non ci si accorse nei due delitti dell'81, non ci si accorse al delitto dell'82 se non dopo di lui, un mese dopo, diciamo così. È nota la questione se quel collegamento fu indotto da una lettera anonima oppure fu risultato di una pensata delle stesse forze dell'ordine. C'è questo dubbio. È un dubbio che è andato avanti per anni. Mario Spezzi, il compianto Mario Spezzi, era convinto che ci fosse stata questa soffiata anonima, e se andiamo a ragionare, una soffiata anonima che poteva arrivare soltanto dal mostro per tutta una serie di motivi. Io ritengo che sia andata proprio così, che ci fu questo biglietto anonimo che indirizzò le indagini sui sardi, che non sapevano, non avevano idea a chi avesse preso questa pistola, e così il mostro poté continuare indisturbato. Il fatto del Galluzzo è venuto fuori recentemente come possibile spiegazione a questo biglietto anonimo. Cioè, questo biglietto anonimo potrebbe non aver riguardato il delitto del 68, ma aver riguardato un fatto accaduto qualche mese prima, e in cui non c'era stato un omicidio, ma diciamo una rapina, una donna era stata malmenata anche gravemente e così via. Io ritengo che questa spiegazione non stia in piedi, una spiegazione che viene assolutamente smentita da un documento importantissimo che è quello del giudice istruttore dell'epoca, il giudice Tricomi, che ancora mi sembra 3 mesi dopo questo collegamento scriveva in un documento ufficiale che effettivamente questo collegamento era frutto di una segnalazione anonima. Io ritengo che questo sia un macigno che nemmeno il documento recente della Commissione parlamentare antimafia, che ha preso in esame sia il problema di Narducci sia questo problema del fattaccio del Galluzzo, questa ricostruzione che è contenuta in quel documento tenta di accreditare questo biglietto al fatto del Galluzzo, ma a mio giudizio non ci riesce. Lo stesso estensore riconosce che rimangono comunque molte zone d'ombra. Ecco, rimangono molte zone d'ombra, ma a proposito di ricostruzioni, diciamo così, un po' scricchiolanti, un po' difficili da accreditare, dato che hai introdotto il tema della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Mostro di Firenze, vorrei citare un nome che purtroppo, come dire, inquina spettralmente molte edizioni di Filo Giallo, il nome di Angelo Izzo. Per chi non lo sapesse, brevemente, Angelo Izzo era un nome molto noto negli ambienti della destra eversiva romana. Lui è di fatto uno psicopatico assassino
che ha preso parte al massacro del Circeo nel 75, poi dopo essere uscito in semilibertà dalla galera nel 2005 ha ucciso altre 2 donne in Molise, madre e figlia, e adesso sta un po' tornando l'attenzione, i riflettori si stanno riaccendendo su di lui e anche a livello appunto politico, perché Angelo Izzo ha dichiarato di aver conosciuto appunto Narducci, il medico, un nome che spesso viene citato quando si parla di mostro di Firenze. Molti ancora oggi sospettano che Narducci fosse coinvolto, e Angelo Izzo ha fatto una serie di dichiarazioni, ha detto di aver conosciuto Narducci, di essere stato nella sua abitazione, di sapere delle cose relative al mostro di Firenze, anche relative a un altro caso di cronaca giudiziaria, alla sparizione di una ragazza che si chiamava Corazzin, Rossella Corazzin, se non vado errato. Ecco, Sì. vorrei un tuo commento su questo: quanto può essere utile e quanto può essere invece fuorviante affidarsi alle parole di un personaggio del genere. Per chi non conoscesse Angelo Izzo, invito insomma ad andare a fare delle ricerche, troverete molto di bello nulla. Ecco, Antonio Sennini, vorrei conoscere un tuo punto di vista. Ma guarda, io quando ho letto il documento della commissione parlamentare mi sono veramente stupito di come si sia potuto dare voce a un personaggio del genere, che già era stato preso in esame dalla magistratura, che aveva archiviato la cosa perché quello che raccontava questo non aveva nessun riscontro. Cioè, bisogna pensare che questi personaggi che sono in carcere, cioè ogni volta che vanno fuori sono contenti, ma anche solo per andare fuori a prendere un caffè. Cioè, insomma, lui cosa ci perde lui a raccontare tutte queste fandonie? Non ci perde niente. C'è questa storia di Narducci che la commissione parlamentare ha tentato di riesumare, è stata bocciata dalla magistratura stessa. Cioè esiste una sentenza che, pur annullata in alcune sue parti, ha dimostrato che la figura di Francesco Narducci con il mostro di Firenze non c'entrava niente. Cioè non c'è niente che colleghi Francesco Narducci ai delitti del mostro di Firenze. Ci sono soltanto delle irregolarità nella sua tumulazione che si possono spiegare in modi molto più semplici. Si è andati a costruire un castello in cui erano presenti massoneria, sette che avrebbero ucciso Narducci per impedirgli di parlare, ma senza la minima prova. Cioè, quando lui sarebbe stato ucciso, che scomparve nel lago con Lago una Trasimeno, sì. barca, e che c'era a ucciderlo? Non si vede nessuno, un motoscafo, nessuno vede niente. Quello di Narducci, come pensò lo stesso giudice Micheli che emise questa sentenza di non luogo a procedere, fu chiaramente un suicidio. Cioè Narducci si vede che aveva qualcosa, non so, forse una malattia nascosta. Erano i tempi dell'AIDS, per esempio, no? Era appena emerso l'AIDS, non c'erano cure. Lui era uno che aveva una vita sessuale molto attiva. Potrebbe essere che avesse preso l'AIDS, è una ipotesi, perché non si sa. Certo, ecco, Antonio Sennini, Probabilmente si uccise. purtroppo è giunto a Prego. termine il tempo a nostra disposizione. Chiedo però alla nostra regista Viviana, che ringraziamo, di far vedere ancora la copertina del tuo libro, Quando sei con me il mostro non c'è, in cui, ecco, il mostro di Firenze fuori dal buio, in cui troverete molte delle riflessioni che abbiamo fatto qui, ma anche molto, molto altro, tra cui anche delle puntuali ricostruzioni dei vari delitti, non soltanto di quelli che abbiamo citato. E allora, Antonio Sennini, io ti ringrazio per questa conversazione, è sempre veramente un qualcosa che arricchisce trovarsi a che fare con chi ha una così grande conoscenza e con serietà, tenendo a bada appunto ogni illazione gratuita e fondata, tenta di arrivare al cuore della verità di una vicenda ancora di fatto irrisolta. Quindi grazie Antonio Sennini, spero di ritrovarti presto qui su Filo Giallo, ma spero soprattutto che la tua battaglia arrivi in porto e che ci siano degli sviluppi. Grazie e buona serata. Grazie a te, buona serata. Grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato, siamo giunti al termine, vi lascio alla programmazione di Cusano News 7, vi ricordo l'appuntamento di questa sera sull'122 del Digitale Terrestre con Crimini e Criminologia, parleremo della strage di Erba e di molto altro, in compagnia ovviamente anche di Fabio Camillacci, quindi grazie e buona serata.